Da 3 anni, da quando cioè la marea razzista ha cominciato a battere sui suoi confini, la Zambia vive sul nervo. Di tanto in tanto rabbiosi brividi scuotono il paese. Attentati, manifestazioni, scioperi, ventate di xenofobia. Nel Copperbelt, la favolosa cintura del rame, sono stati richiamati in servizio i cani per garantire l'ordine. È difficile far capire alla gente come stanno le cose. La situazione è infatti paradossale. Le società che sfruttano il Copperbelt, che gestiscono le miniere e le fabbriche dove lavorano migliaia di negri, sono in maggioranza a capitale sudafricano e i sudafricani sono i tecnici che le dirigono. Ma il rame è la maggior ricchezza del paese. Se il Copperbelt si ferma, addio Zambia. La bilancia commerciale del paese, che è attiva, ne verrebbe scardinata, i piani di sviluppo compromessi. Il miracoloso equilibrio tra le tribù e le fazioni che il presidente Kaunda è riuscito a stabilire, sovvertito. E così, il paese africano, che più è minacciato dalla pressione razzista che monta dal Sudafrica, è costretto per sopravvivere a difendere con i poliziotti e con i cani gli interessi sudafricani nel Copperbelt. Bisogna ammettere che questi nuovi dirigenti africani ci sanno ben fare, se riescono, malgrado le pesanti palle di piombo che il colonialismo ha lasciato incatenate ai loro piedi, a far camminare ugualmente i loro paesi.